Ciao a tutti pipistrelli e pipistrelle, bentornati sul mio canale. Anche stavolta vi presento un video con più look realizzati con la palette Euphoria di Revolution Reloaded che mi è stata spedita in regalo da Philadelphia dalla mia amica di penna Stephanie, ancora la ringrazio. Come potete vedere è una combinazione super colorata, secondo me è molto interessante ed estiva. Dagli swatches posso dire che la formula che per ora preferisco è quella degli shimmer perché, pur essendo molto classici, senza glitter risultano molto setosi e sottili, pur essendo coprenti. Ultimamente questo tipo di ombretti mi affascina molto. I matte, per essere così talcati, si swatchano abbastanza bene, tranne il nero che mi ha dato qualche problemino. Per il primo look ho preso subito uno dei colori che mi ispirava di più, questo rosso brillante freddo, per metterlo nella porzione anteriore della piega. Come vedete la pigmentazione è ottima, questa palette ha un colore pelle perfetto per il mio incarnato ed anche molto pigmentato, vedrete che lo userò per pulire sotto l'arcata sopraccigliare in tutti i look. Per una volta ho voluto usare qualcosa contro le regole del make-up ed usare un metallico al di sopra della palpebra. Ho preso questo blu leggermente luminoso che palesemente ha una bella base violetta sotto e l'ho usato per continuare questo disegno che diventerà poi una full cut crease. Ultimamente uso questo correttore della Rimmel per tagliare i miei make-up per il semplice motivo che dentro ha qualcosa di nutriente capace di cancellare del tutto quello che ha sotto. Infatti da usare come si dovrebbe lo trovo pessimo onestamente perché distrugge completamente il fondotinta e la color correction sottostante. Dopo aver opacizzato questa zona col color carne di prima voglio utilizzare lo stesso metallico satinato per la coda di eyeliner. È una cosa insolita da fare perché i metallici tendono ad enfatizzare i difetti e le sporgenze, quindi non sarebbero adatti ad un occhio incappucciato come il mio. Per fortuna non è poi troppo brillante questo colore. Lo metto anche nell'angolo interno con una lineetta e aggiungo gli stessi colori sotto la rima ciliare inferiore ed il look è finito. Non so per quale stravaganza non ho registrato il momento in cui utilizzavo l'argento della palette insieme ad un altro glitter, cosa che per fortuna ripeterò identica dopo. Dentro l'occhio ho usato la matita bianca. Per il secondo look ho voluto usare il colore più insolito per me, che è questo fucsia intensissimo, che onestamente mi piace molto. L'ho posizionato di nuovo nella zona interna della mia piega, anche questo è un pigmento pressato e si vede dalla sua intensità quando è picchiettato. Ho avuto bisogno dell'aiuto di una seconda palette in quanto a quella di Revolution mancano i colori neutri e gli scuri. Quindi ho preso la Rarity di Lila Cosmetics che abbiamo usato nello scorso video per usarne il marrone medio e poi il marrone scuro nella zona esterna della piega e nell'angolo esterno. Se lo avete perso recuperate il video in cui uso questa palette perché è stupenda, ve lo assicuro. Ho tagliato la half cut crease col correttore ed ho preso dalla stessa palette maschio il fucsia più bello che abbia mai visto. Come noterete la differenza di luminosità e texture è palese tra gli shimmer delle due palette. L'ho usato solo al centro della palpebra perché voglio affiancarlo al rosa chiaro della palette Revolution. È un rosa molto carino, freddo, con un forte riflesso argento. Sono sicura che con una base di colla sarebbe risultato più brillante. Con l'argento evidenzio il bordo della crease e l'angolo interno, anche se poi, non essendo soddisfatta, farò la stessa cosa col glitter olografico della Rarity Palette.
Il look mi piace molto e questo fucsia centrale ha quasi un riflesso laterale rosso, quindi è una combinazione molto particolare. Terzo look, ci tenevo a farvi notare che sto aggiornando il nostro sfondo, spero si veda e vi piaccia. Ho ripreso la Rarity per fare la classica base nude di un make-up molto semplice che, a dire il vero, ultimamente è il mio preferito. Crescendo inizia a piacermi un semplice nude con una linea di eyeliner. In questo caso però voglio aggiungere un pop of color dalla nostra nuova palette, vado quindi a prendere il Blue Shimmer che si rivela subito per quello che è, ossia un matte con alcuni glitter che però una volta prelevati non si vedono più. Lo metto accanto all'eyeliner sulla palpebra e vedete subito che senza base appiccicosa non è molto pigmentato e non è assolutamente brillante, quindi lo vado a coprire con un metallico della Rarity più o meno dello stesso colore. Purtroppo quel tipo di formula io la reputo antiquata per il 2023. Per la palpebra ho preso Baby dalla palette di Achille Lauro per Mulac, uno shimmer bianco riflessato azzurro che ho picchiettato con le dita per lasciarlo un po' trasparente e poi ho usato Shimmer Hole dalla palette di Chiara Ferragni che è sostanzialmente un glitter argento e che a me piace usare su tutto. La codina interna l'ho realizzata in blu e sotto la rima inferiore ho ripetuto gli stessi colori usati sopra. Questo è il terzo look finito, il mio preferito dei tre onestamente. Spero che il video vi sia utile e vi abbia intrattenuto. Vi ricordo di lasciarmi un pollice in su per supportare il mio lavoro creativo. Spero di vedervi nel prossimo video. Un bacione, ciao ciao!